vede segna Gigi, non apprezzo, non apprezzo. E, e non voglio neanche ironizzare troppo, perché poi su questo ragazzo che di difficoltà ne ha avute, possiamo anche sottolineare però la disciplina, no? Il fatto che comunque è ben visto ed è allineato alla squadra. La squadra pretende di esultare insieme a lui. Il gruppo, il gruppo, il gruppo. In questo momento l'Inter è su una nuvola e non è la nuvola di Fantozzi, forse la nuvola Speedy di Dragon Ball. A guidarla e, per quanto mi riguarda, se proprio devo citare un giocatore, è inelegante, lo so, soprattutto in questo momento, anche perché lo dicevo prima, il gruppo e poi vai sul singolo. Voglio andare sul singolo Di Marco. Voglio andare su Di Marco perché è il giocatore che l'anno scorso più di tutti forse stava lì ad evidenziare un Inter in caduta proprio, no? Un Inter che è arrivata lì in fondo e poi caduta a picco con Di Marco che praticamente sembrava non reggersi sulle gambe e lo ha ammesso lui stesso, no? Di non esserci, ad un certo punto di non esserci. Ecco, Di Marco in questo momento sembra quasi che stia facendo invece un campionato a parte, cioè è passato a un certo punto anche dall'essere ridicolizzato, ma che giocatore è? Se Di Marco, il quinto a sinistra, il mancino Di Marco in questo momento, ragazzi, oggi primo tempo, salva un gol fatto praticamente, traversa, 2 assist. Che ti deve fare? Finisce con la fascia da capitano e forse questo gli costa anche la munizione perché poi si fa prendere dalla foga. Incredibile, incredibile. E attenzione, diciamolo, perché dicevo l'Inter è su una nuvola, perché in questo momento ti riesce tutto. In questo momento, in una partita dove è stata per me, per gran parte, equilibratissima, una difesa molto allegra, il Sassuolo di certo ha creato dei pericoli, è stata una partita dove si decide magari sull'episodio con il millimetro dentro, millimetro fuori, o meglio avanti, millimetro dietro, che poi scaturisce il fuorigioco e ti dice che una partita del genere invece poi la vai a vincere 5-0 giocando praticamente per 55 e poi per il resto amministrandole. Cioè una partita del genere tu la porti a casa con un divario enorme. È un'annata dove sembrerebbe che le cose vadano come debbano andare, diciamo così. Però è ancora troppo presto, ma di certo arrivano vittorie, arrivano risultati, arrivano gol, altri ne parliamo, signori miei, come se lo facciamo prima, come al solito vi invito a spolliciare per soddisfare l'algoritmo e magari iscrivete per seguire i prossimi contenuti. Ragazzi, stasera abbiamo una bella partita molto interessante, la Juventus di Spalletti che affronta la Lazio, quindi vi aspetto, magari in descrizione trovate tutti i profili social. Vi ringrazio per il vostro supporto, grazie davvero. Sì, lo dicevo, è stata una partita complicata perché pronti via il Sassuolo ha un'occasione, ma ne ha avute tante nel corso della gara. Mi ricordo la palla messa in mezzo dall'Orientè, quindi tacco di Berardi. Mi ricordo appunto il gol annullato per un non nulla, un buonissimo impatto di Bissek su Pinamonti. Tante potenziali occasioni. Oggi, secondo me, dal punto di vista tattico, qualcosa l'abbiamo anche patito nelle ripartenze e negli affondi del Sassuolo, proprio tatticamente parlando, perché vedevo che la squadra facilmente è come se mancava sempre un uomo, no? Nella fase di non possesso. Eravamo sempre lì in qualche modo esposti. Io ho avuto questa sensazione, quindi l'ago della bilancia è stato il fatto che poi il gol l'hai fatto e non l'hai subito. E attenzione, qui poi entriamo nelle polemiche, perché già vedo i social come al solito che si scatenano. Sì, è vero, molto probabilmente c'è il fuorigioco sull'azione che porta al calcio d'angolo dove poi l'Inter ha segnato. Cioè ormai ci sta, e ci sta a fa anche un po' di casino se vogliamo, però cioè iniziamo anche
non è che stiamo lì a pensare al rigore, ma c'è, ma no, stiamo a pensare al fuorigioco che nasce prima del calcio d'angolo dove tu poi sei. Va bene, ok. E lo posso capire perché effettivamente in situazioni del genere molto spesso lascia andare l'arbitro e poi lo dà il fuorigioco e quindi si riparte dalla squadra avversaria. Invece in quel caso è stato assegnato un angolo che poi porta al gol. Va bene, ok, giusto. Posso capire che ci sia un po' di rabbia. Non lo capisco assolutamente sul gol annullato al Sassuolo. No, essendo che so pochi millimetri, ma che è sta roba qua? Ma di cosa stiamo parlando? E quindi cosa vogliamo? La tolleranza? Cioè, il fuorigioco teoricamente, è l'unica cosa oggettiva che abbiamo. Non lo è solo quando non sappiamo misurare la spalla, come è capitato magari al Napoli in una circostanza. Lì non sappiamo. E lì anch'io ho trovato delle difficoltà. Ma dove inizia la spalla o meno? Ma adesso che c'è un DT, un mignolo, una puntina di piede, quindi non parliamo di interpretazione, ma c'è una puntina di piede, cosa dobbiamo fare lì? No, facciamo la tolleranza? No, visto che è poco, quando e poi quando sappiamo che no, è quel poco che basta da annullare, no, è poco che non può bastare. Ma di che parliamo, ragazzi? Ma di che parliamo? Cioè, veramente con tutte le criticità che ci sono e che stiamo vedendo, andiamo a discutere anche su questo? Boh, a me sembra che davvero siamo arrivati al paradosso, però lo anche, da un lato lo posso anche capire, perché è un momento che lo diceva De Rossi. Lo diceva De Rossi ieri sera. Per favore, quella è un'intervista che andrebbe ascoltata mattina, pomeriggio, sera, ogni giorno. Ogni giorno della nostra vita andrebbe 5 minuti del nostro tempo per sentire De Rossi quello che dice. Cioè che siamo sempre noi i primi, ognuno è sempre il primo a polemizzare, a chiedere su un qualcosa perché? Perché poi il regolamento è diventato sta roba qua. Quindi è così. E parliamo di questo. Parliamo di questo anche in una gara dove è finita 5-0. Lo so, ma è questo che non voglio dire che ci piace, ma è questo che spesso fa andare avanti anche le trasmissioni sportive e tutto il resto. E purtroppo bisogna rassegnarsi a tutto ciò. Contento del gol di Thuram, trova gol, contento del gol di Luis Enrique, lo dicevo prima, ma arrivano gol dai difensori, secondo me una buona prova di Bissek, che anche lui durante la stagione è cresciuto, ci sono tanti giocatori che sono cresciuti. Ribadisco, oggi non fissiamoci solo sul risultato, perché comunque il Sassuolo ci aveva creato delle difficoltà, ma l'Inter ancora una volta alla fine poi fa valere tutte quelle che sono le proprie qualità e la porta a casa, e lo fa in 55 minuti, quindi potendo anche un po' gestire. Meglio di così onestamente oggi non poteva andare. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio, ci becchiamo dopo, vi aspetto.